No, sopra. Buongiorno. Siete tutti pronti? La leggenda dice che stava un contadino su alle Pretole e stava arando il terreno. Al momento passa un gruppo di persone, il contadino non sapendo chi era, che non era il bue, si ferma, si inginocchia. Allora, senza capire niente, dice, che è successo, che non è successo? Scioglie il bue, dopo che ha capito che il processione è passata, prende il bue e gli va dietro. E l'accompagna fino alla Madonna, a San Pietro, in chiesa. E dopo quello ogni anno si ripete sempre la stessa storia, ogni anno. La domenica mattina si fa la festa qua a Loreto e col bue si inginocchia tutte le chiese, passa tutte le chiese, si inginocchia, fa l'inginocchiamento e tutto. Allora, io ho iniziato questa storia col bue nel 2002, che è venuto a vivere qui da noi. Nello stesso anno avevamo costituito un'associazione culturale chiamata la Compagnia dei Vetturali. Qui da noi c'erano stati sempre i cavalli, noi ci eravamo sempre occupati della sfilata dei vetturali, di questa parte qui della festa. Anche se avevo collaborato negli ultimi anni, avevo collaborato anche con quelli
che si occupavano del bue. In questa data invece proprio io ho iniziato ad occuparmi direttamente, quindi è stata la prima volta che il bue è venuto a vivere qua da noi e abbiamo imparato a vivere con lui. Anche la mia famiglia è stata molto entusiasta dopo di questo, perché questo animale, a differenza dei cavalli, c'è una bella differenza fra loro, fra il bovino e l'equino. Il bovino ti si affeziona molto di più, lui si attacca, lui basta riconosce ormai il rumore della mia macchina e quando arrivo e incomincia a fare quel verso tipico dei bovini. E mi chiama in continuazione, quando vado giù, lui sta sempre a aspettare che vado lì a fargli la carezza, a dargli qualcosa, e quindi questa cosa, mentre i cavalli non sono così, sì, un pochino ma molto molto meno. E questa è stata una bella scoperta per noi, diciamo, ci siamo molto affezionati a lui. Quindi viene iniziato a portare a spasso, ci si prende confidenza, lui è importantissimo, lui vuole conoscere le persone che gli stanno attorno. Il nuovo che arriva per lui è sempre qualcosa che lo insospettisce un po', però fa subito poi ad accettarlo e a farlo entrare nella squadra. E quindi prima portarlo a spasso e poi iniziare a chiedergli di inginocchiarsi. Inginocchiarsi per un qualsiasi animale è una cosa normalissima, non è una forzatura, una cosa contro natura. Ecco. Lui se deve brucare a volte si mette tranquillamente in ginocchio per stare più comodo, per mangiare sull'erba. Quindi noi iniziamo proprio, mentre prima, anticamente, ed era anche comprensibile, i contadini dovevano usare delle maniere un po' forti per costringerli a inginocchiarsi, perché non avevano tempo da perderci. Loro dovevano lavorare tutti i giorni e quindi quando arrivava la festa di San Sopito, come si racconta, 40 giorni prima, sto bue veniva messo a riposo, veniva rimpinguato, alimentato come si deve, bello lucidato, e lo costringevano ad inginocchiarsi. Lasciamo perdere con quali metodi. Io li conoscevo, sapevo, ho parlato anche con quel Giovanni che dicevo prima, lui ci spiegava come funzionava, lui e suo cugino Melfino, come funzionava il modo per far inginocchiare il bue. Però questa cosa a noi non ci era mai piaciuta, no? E quindi abbiamo iniziato con le buone maniere, col tempo, e abbiamo ottenuto il risultato senza fargli nessuna violenza. Oggi lui è arrivato al punto che quando vede che gli mettiamo il tappeto per terra, lui non aspetta altro che di andare verso quel tappeto e mettersi in ginocchio. E quindi viene addestrato a questo inginocchiamento e iniziamo a vestirlo, a mettergli tutti i suoi paramenti, dal mantello che ha sulla groppa, con il cuscino dove viene posato questo angelo, perché rappresenta un angelo questo bimbo sul bue, ha dei fiocchi sulla testa, un corno rosso in mezzo alla fronte, unitamente ad uno specchio rettangolare, e queste due cose hanno suscitato sempre grande critica e contrarietà da parte della Chiesa, perché hanno un senso scaramantico.
Ce n'era uno in particolare, anni fa, che del corno proprio non voleva sentirne neanche parlare, che mettevamo il corno sulla testa del bue, e quindi fummo costretti a toglierlo durante il suo periodo. Poi l'abbiamo subito rimesso, però, perché a questo qui poi non gliene importava niente. Una cosa che volevo aggiungere, ecco, fra le innovazioni che ho portato io a questo bue, che prima dicevo non sono all'inizio state accettate molto facilmente, però poi c'è stato pieno consenso. Sul bue ci andava sempre un bimbo, non una bimba, un bimbo, perché questa era la festa dei contadini. Nelle case dei contadini le femmine non contavano niente e servivano per fare i figli e per cucinare. I maschi rappresentavano la famiglia e quindi il bimbo maschio della famiglia andava sul bue. C'è una testimonianza qui dove ci sono dei bimbi che ci sono andati per 3-4 anni di fila, sempre lo stesso, non concedevano neanche a un altro di andarci. Allora io ho detto, adesso questa cosa la dobbiamo cambiare, apriamo anche alle bimbe. E questo insomma ha suscitato un pochino
unitamente al Bue c'è questa tradizione dei vetturali che noi abbiamo, mentre prima queste due organizzazioni diciamo, viaggiavano un pochino per conto proprio, noi abbiamo fatto in modo che questa cosa si unisse e quindi facciamo un'unica sfilata con il Bue davanti e a seguire questi vetturali. Erano dei contadini che oltre a fare i contadini possedevano asini, muli e cavalli e trasportavano le merci e le persone, perché sembrerebbe una cosa, diciamo, le persone, sì, ai primi del Novecento, alla fine dell'Ottocento le macchine non c'erano, quindi si viaggiava in carrozza, con i carri e quant'altro, anche nelle lunghe distanze. Quando furono portate le reliquie di San Sopito delle tombe di San Callisto a Roma, a Penne e poi a Loreto, furono i vetturali a fare questo trasporto, nessun altro poteva farlo. Quindi facevano settimane, giorni e giorni di viaggi per spostarsi da un luogo all'altro. Quando si scioglievano le nevi, si liberava un pochino i passaggi sulle montagne, loro andavano a vendere l'olio un po' in giro per tutta Italia, in particolare verso il Regno di Napoli. E quindi quando partivano, questi vetturali carichi di tutto questo prodotto, quando partivano si raccomandavano per la protezione al santo, perché attraversando l'altopiano delle 5 miglia c'era sempre un covo di briganti che spesso li attaccava, li depredava e come diceva una nostra canzone, a volte ci potevano lasciare anche la pelle, insomma, non solo i soldi e l'olio. Negli ultimi anni la banda era un po' difficile reperirla e quindi abbiamo provveduto con le nostre canzoni, abbiamo un gruppo con i nostri canti che facciamo durante tutta la giornata in qualsiasi punto, perché durante questa sfilata della domenica mattina che facciamo in paese è sempre crescente il numero dei loretesi che vogliono che ci fermiamo perché vogliono offrire da bere e dolcetti. E quindi siamo costretti a fermarci a fare delle soste e quindi una cantata è d'obbligo ogni volta che si fa questa fermata.
io ho cominciato la zampogna all'età di una sessantina, a tarda età, però ho cominciato prima perché Pasquale un giorno mi disse, venne a fare un lavoretto in falegnameria perché io facevo il falegname. Mi disse, Gaeta, vogliamo fare un coro delle vetturali? Facciamo. Ma io non so cantare Pasqua. Ma anch'io. E allora che mi fa? Ce l'imparo. Ma ne importa, va boh. Io e altri 2 o 3 amici abbiamo cominciato, penso era verso, diciamo, nel 2004-2005, perché a me la zampa mi è sempre piaciuta, perché qua passava il treno e i zampognari, quando era a Natale, lasciavano la roba, quelli che portavano loro i vestiti, le cose che servivano, era comodo per loro e così la mattina sentivo questo suono di zampogna e mi è rimasto da piccolo, da sempre. È bello, eppure adesso con la zampogna è come quando una cosa ti entra dentro, se no non la suoni. Sì, vedi, esce lo fiato. Datelo. Meno male. Ci ho messo un po' di tempo, ma... Praticamente San Zopito c'è una diatriba su questo nome perché in realtà allora è stato mandato questo Di Matteo a Roma nelle catacombe di San Callisto e ha trovato questa lapide in cui c'era scritto Zopitos, Zopirus, Zopitos, qualcosa che lui non ha letto bene perché non ci vedeva, perché forse non era un grande lettore, quindi probabilmente... e quindi quando è ritornato e ha riportato questa sua lapide, queste reliquie, e Don Michelangelo, che è l'abate praticamente, l'abate dell'abbazia di Penne, quindi il vescovo di Penne, lo aveva spedito a Roma. Quando è tornato gli ha riportato queste reliquie e lui, l'abate, gli ha chiesto come si chiamasse questo santo, questa lapide, che nome c'era scritto sulla lapide. Lui in realtà non ha saputo rispondere. Da qui nasce Zopito, quindi da questo nome un po' tra virgolette che si sa, non si sa, si conosce, non si conosce fino a che punto, nasce Zopito.
che è l'unione tra Zopiros, Sopitus in Domini, perché Zopiro quindi è addormentato nel Signore, quindi c'è un po' tutta questa cosa e nasce il nome Zopiro. E io sa poi che tu con la mostra masciata e te paroi. E certo, quando superiore comune ci sta poco da pensare. Vabbè, combine tu, superiore. E soprattutto, alle 7 la mattina, io facevo un frodde, mo mi ingangarò. E vabbè, quando superiore comune, che vuoi fare? La fa per forza. Dove devi a Roma, che devi fare a Piazza delle Reliquie, dove, alle catacombe di San Callisto, perché per l'erotismo, mannaggia, e vabbè, allora che so fare, so piate là, le sono attaccate a lugar e soprattutto. Oh, non so fatte manco 3-4 chilometri. Che non siamo sappiamo. Oh, ma abbiate piano piano, eh? E che dicono? Pling e plong. E plong e pling. Doce, pling e plong, pling e plong. Uè, si è aperto lo cielo, acqua calore in andare in le trigne. Che te volia mandare la Madonna, su qui. Le sai, non si dice queste cose. Però sotto meno male, così almeno le brinde. Dice che tutta quest'acqua si stanno coperte. E non hai finito manca a dire. Alla piana di una vella, mi è nascito. Oh, uno mi ha chiappato per culotte, mi ha puntato un pistolone in capo e per la paura mi se ne ha i sentimenti, mi se ne ha ido. Oh, quando mi ha sbagliato non mi ha raccontato niente. Una cosa solo, sai che? Tremai come un passarotte, tremai, mi se ne ha ido la parola, mi se ne ha ido. Sono beato al ferito solo in San Pietro. Oh. Allora vedo tutte le statue, il cupolone là mondo, a marmenuto le colore, sono entrate lo cadondre, sotto frega di quanto è grosso. E anche c'è Santo Monaco, San Commese e Sant'Austino tutte e tre unite. E dopo sono rimaste là dentro a vedere sta chiesa che è bellissima. E dopo ci sono delle dipinte meravigliose, che avete dipinto un certo, come si chiama? Michelangelo, ma non Don Michelangelo Mellì che mi ha mandato a pigliare le reliquie per l'erotismo, no, un certo Michelangelo, un pittore sopraffine, bravissimo, infatti era tutto bello ma mi ha colpito un sacco. Che lo dipende quello che ci sta, si vede che ci sta due doti che si tocca, un dote di qua e un dote di là e si tocca. E mi hanno detto che si chiama tipo la creazione, ma è bellissima, e allora sono rimasto là, incantato a vederla, a guardarla, come un sarchiapone, dopo però, ero stracco, piano piano mi sono chiuso l'occhio e mi sono dormito così, alla rete mi sono dormito. Oh, la mattina è arrivato lo sagrestano di San Pietro, mi ha acchiappato, mi ha trascrullato e tu che stai facendo? Oddio, che è successo? E mi sono svegliato da colpo, ma mi sono dormito, ero stracco, va fuori, che non ci può stare. Allora sono uscito fuori, sto già una murriata di prete, che corroia a monte e palle, che tu una cuna nera, che paroi di formiche, paroi. E allora, mo a domandare uno di questi, che così mi manda dal cardinale di Carpeneo, hai chiamato uno, padre, e se ne e forse non mi ha sentito, e vabbè, allora chiamano, padre. E se ne è scappato pure qua, c'hai veduto lo demonio, su cre, sai, non si dice queste cose, non si dice, però, allora, che sono fatti? E ha acchiappato, gli hai corso appresso, l'hai argirato come una stromma e gli hai detto, senti, il cardinale di Carpeneo, dove sta? Quello ha sgranato l'occhio e mi ha guardato da capo a piede come uno screpione, e dopo ha zonato un grudoto e ha fatto là, e se ne è. Io so non mi fa parlare, vabbè, e so io sto cardinale di Carpeneo. Finalmente vai a ste catacombe di San Callisto. Ma che? Ma quando mai? Sto cardinale mi manda da un altro monsignore. Sto monsignore da un altro monsignore. Un monsignore da un altro bosco. Insomma, sono girato tutta la mattinata. Finalmente sono arrivato alle catacombe di San Callisto. Meno male, sono sorte, sono entrato lo cadondre. E mi hai mosso a piangere come un uccello. E mi hai mosso a piangere, ho veduto tutte quelle scheletri, tutte che l'ossa. Ma come può essere? Come può essere che l'uomo è così cattivo? Ci sta tutta questa cattiveria per l'uomo, che l'uomo si accide, cristiano contro cristiano, come le chine, come le chine. E allora mi hai inginocchiato e mi hai mosso a pregare.
e prioi e piagnoi, piagnoi e prioi e piagnoi. Dopo mi sono scordato che sono venuto a fare e me ne sono ido in giro che una cannola a me perché lo cadontre lo scorre non ci si vede. Allora giro, cammino, giro da un quarto, giro da un altro, sono combattuto forse una tra mezza giornata. Ma io mo, che gli porta? Come faccio a trovare per l'urosa, queste reliquie che l'hai portato per le rotese? A un certo punto, in la cosa dell'occhio, ho visto una scritta. Allora mi hai avvicinato, sono avvicinato alla cannola e sono letto vicenne, ma io sono sentito queste vicende, dove le so sì? Vicenne sta all'Urota, sì, e una zona dell'Urota, ecco, preciso, questo è lo santo che ci vuole per le rotise, perfetto, preciso, mo la riporta a Don Michelangelo, e Don Michelangelo, ma io mo, e che ne saccio quello come si chiama io? Sì, so visto, sta lapide, c'è scritto vicenda, ma era mezza rotta, lo nome, ne saccio che nome ci sto, sì, tipo, che ci sto scritto, come che là, Zoperos, Zopennos, no, Pennos no, perché sennò non la portò, ma se vuoi magna, non ci hai visto più, l'hai detto, senti, come che là, senti un po'. A Roma c'hai ido, come hai detto tu, in la carrozza, che non è una carrozza, ma un carro della dama, monta per le montagne, ma sa cioccolate tutto quanto lo cuore, le brinde, e mi ha fatto arrivare il cuore fino alla calegagna, e lo santo che ti hai portato, a tu non ti piace, sai che fa tu, che là? Faccio tu a Roma, e vattene a capa tu. Una vasca, boh. Auguro a tutti i clienti, Marco Umano, senza poi. Galante, Belvedere. Ciao Davide. E Pasqua. Povero a noi.